L'avete riconosciuta? Certamente. È la confezione della Montblanc Calligraphy, la 149, la Meisterstück Calligraphy. Flexible Nib Special Edition. Questa è la parte rilevante, la parte saliente di questa penna, di una penna di cui si è parlato tanto, di un'icona della produzione delle penne stilografiche anche moderne, perché comunque il suo passato ce l'ha, ma che oggi continua a far parlare di sé. È una penna che per molti è uno status symbol, per molti è una bella penna, una penna da avere, per altri, per esempio come me, acquista un suo significato con un pennino come quello che sto per presentarvi. In effetti ci ho messo un po' per preparare questa video recensione. La penna è con me da un po' di tempo. Non è una penna facile, non è una penna che si capisce dall'oggi al domani, ma ve lo spiegherò durante la recensione. Lo abbiamo già detto durante l'unboxing. Montblanc, se ci stai ascoltando, lo diciamo come una critica costruttiva, lo diciamo, uso il plurale non per una maiestatis che mi attribuisco così impropriamente, quanto perché è una critica che è condivisa largamente dai possessori, dagli acquirenti di questa stilografica. La prossima volta un calamaio, magari un calamaio speciale, così come è speciale il pennino di questa penna, potrebbe starci nel cofanetto. Un cofanetto che, d'accordo al minimalismo, d'accordo alla pulizia, però fin quasi troppo. Il cliente che acquista una penna come questa non ha certo, così insomma, non gli fa difetto spendere i 20 euro per il calamaio Montblanc, però secondo me sarebbe un bel gesto verso questi appassionati, perché poi alla fine stiamo parlando di appassionati. I collezionisti sappiamo che sono su un altro binario e io parlo di chi le penne le usa e ci scrive. Andiamola a vedere. La Montblanc 149 è la penna più grande, quella più importante, quella più imponente, quella che ha anche il prezzo più elevato della serie delle Meisterstück 145, 146, le grandi, insomma è veramente bella ed è anche proprio una bella penna stilografica. Se volete, diciamo, tutto sommato nulla di che a guardarla così, una forma a sigaro, certamente una stazza imponente. Si porta dietro il suo nome, per molti è uno status symbol, per chi come me le stilografiche le insegue per il pennino, è raggiunto il momento di provare questo, perché è una edizione limitata che anche in questo caso non è ancora ben chiaro se sia la serie definitiva o se Montblanc abbia in animo di riproporla, perché sono andati bruciati tutti gli esemplari a disposizione, oppure di riproporne una simile con un pennino però un pochettino diverso, se non di proporre lo stesso pennino sulla serie 146, sebbene sarebbe un pennino adattato ovviamente alle dimensioni della penna. Sta di fatto che ha fatto molto parlare di sé fin dall'uscita. Il nome e il logo Calligraphy sono più che mai pertinenti per questo tipo di penna stilografica. È un pennino Calligraphy, non è un pennino flessibile, non è la Montblanc 149 Flex, Super Flex o quello che volete. Calligraphy. Ritroveremo nel corso della prova del test di scrittura tutte queste cose che vi dico. Andiamo a vederla un pochettino più da vicino, come per tutte le penne stilografiche. Esternamente è una 149, come tutte le altre. Una resina laccata, nero, quindi uniforme, la forma a sigaro, questa ogiva che è la parte che comanda il movimento del pistone, perché il caricamento è di tipo a pistone, il cappuccio con la sua clip come per le altre Montblanc, la veretta con sovra impresso il Montblanc e il logo sulla parte sommitale del cappuccio. Il cappuccio si svita e abbiamo la penna con la sua finestrella di ispezione, una penna certamente elegante, perlomeno a me è sempre piaciuta la 149, è una penna che mi piace, anche se è una penna grande per le mie mani, è abbastanza grande, addirittura la prima volta che la provai non avevo familiarizzato bene con questo
col gruppo, diciamo, scrittura con la parte terminale che è molto pronunciata. Il punto in bianco si apre, eccola qua. Però mi ricorda proprio una penna, una penna quasi da intingere e scrivere. Calligrafi, come vedete, il logo, questo logo che in realtà non è il logo di nessuno se non le prove di queste losanghe che facciamo quando andiamo a provare soprattutto la flessibilità del pennino, è riportata sul pennino. Quindi il pennino è veramente diverso, ma diverso non solo per le incisioni grafiche, le parti decorative, ma diverso proprio per come è fatto, per come è stato disegnato. Infatti è un pennino che parte da un tratto extra fine, fine, insomma, ma comunque sì, anche extra fine, per arrivare ad allargarsi moltissimo. Sull'aspetto estetico non mi dilungo molto perché non ci sono grandi novità sotto questo aspetto. È una bella penna, è indubbio, questo è fuori discussione, qualità Montblanc certamente, ma la parte interessante è questa. 4810, sappiamo, Monte Bianco, il Mont Blanc. Guardate il pennino, guardate come è fatto a regola d'arte. Qui non vi parlo in termini entusiastici perché è una penna, insomma, così anche costosa, non nascondiamolo. Ve ne parlo in termini entusiastici perché il pennino è veramente il punto di forza di questa penna. Sentite, vi ho preso della carta, uno Scottex comune, come il pennino arpioni quasi la carta. È un pennino che non è facile, non è un pennino immediato, è un pennino che per adottare... Allora, scusate, la prendo da un'altra parte. Il pennino flessibile ha senza dubbio una problematicità. Quando si tratta di allargare i rebbi c'è una richiesta di inchiostro notevole. Quindi l'alimentatore o il conduttore più propriamente deve essere in grado di far fronte a questa richiesta immediata, repentina, ma anche di tornare poi a servire con il flusso normale, con il flusso quello abituale, cioè dei rebbi a riposo. Per far sì che si accumuli comunque una certa dose di inchiostro disponibile, su questo esemplare, su questo pennino, abbiamo i due rebbi chiusi serratissimi. Tanto è vero che in più di qualche occasione potrebbe verificarsi su carte particolarmente lisce che non creano il giusto grip, cioè la giusta richiesta di inchiostro da parte del pennino, quasi uno skipping, una falsa partenza di 2 mm. Ogni tanto mi è capitato proprio perché sono così serrati che di inchiostro ne arriva un filo per garantire la calligrafia extra fine, ma soprattutto per garantire, quando abbiamo la pressione che allarga i rebbi, un inchiostro che non tradisce mai, cioè un flusso che vi garantisce sempre il tratto che desiderate avere. E adesso andiamo veramente a provarla. Comincerò su un quablock, un quaderno, quindi una carta comune per quanto molto valida, la Quaxima di Pigna. L'inchiostro è il Waterman Black. Visto che la penna è nera, utilizziamo questo. Andiamo subito a provarla, anzi lasciamo così, se no siamo troppo molleggiati. Stringo un pochettino, ma poi tanto andiamo a vederla nel dettaglio al termine della prova. Traccio i primi segni. Vedete che sembra effettivamente un pennino extra fine. Se mi tengo leggero, il che è quasi impossibile tenersi leggero, se mi tenessi leggerissimo, il tratto diventa davvero sottile. È un pennino molto particolare, ve l'ho detto, fine, extra, fine. Molto particolare perché è fatto veramente bene. Posso scrivere porgendo la parte frontale, posso scrivere inclinandolo un pochettino da una parte, ma persino inclinandolo dall'altra, ottenendo
delle risposte da parte del pennino volta per volta differenti. Ovviamente, ve l'ho detto, non è una penna intuitiva e facile. Tanto è vero che, vi dicevo, posso provare a fare una variazione, ecco che mi ha saltato un tratto, del tratto in maniera frontale, ma posso anche utilizzarla, chiamiamola così, coricata, sulla sponda destra. La stessa cosa vale per la parte sinistra, anche se ovviamente nella parte sinistra avrò una rigidità diversa, ma mi servirà, vedete, per servire questo altro tipo di tratteggio. Quindi ok, qui ho premuto davvero tanto. Una penna molto duttile, ma richiede effettivamente un po' di familiarità con con tutto quello che è l'utilizzo di un pennino flessibile da una parte ed anche un po' la capacità di utilizzare un pennino di questo tipo, cioè un pennino che nasce come un extra fine, ma che con un po' di pressione, come vedete, arriva fino ad essere un bold. Lo utilizziamo anche su un altro tipo di carta, una carta un pochettino più ruvida. Un'altra caratteristica della Montblanc, di questa Montblanc, è che non è una penna che gradisce particolarmente la velocità, ama la scrittura ponderata. Montblanc. Non gradisce particolarmente la velocità, come un po' tutti i pennini, quelli ad intinzione, come un po' tutti i pennini calligrafici, richiede ponderatezza. Io qui ho marcato anche molto, ma la penna ovviamente scrive in maniera anche più sottile, quindi possiamo. E che è talmente preciso e sensibile il pennino che basta davvero poco, guardate, così sono senza pressione, ma basta davvero poco per, vedete, dare un po' di variazione. Ora invece sto premendo molto di più. E allora quello che ho appena scritto così diventa insomma, è bello giocare con questo pennino. Mi ricorda molto effettivamente i pennini, quelli vintage, anche se non è propriamente la stessa cosa. Adesso vado un pochettino più nello specifico. Allora, innanzitutto, qual è il pennino flessibile ideale? Bella domanda, probabilmente non esiste nemmeno, però insomma
qualcuno ci si avvicina molto e qualcuno ve l'ho anche mostrato in qualche video recensione. Questo pennino è molto sensibile, molto delicato, richiede, vi dicevo, anche un po' di competenze per dare il meglio di sé. Vedete com'è molto omogeneo quando gli si dà pressione, anche se c'è una certa lentezza, lo vediamo qua, nel ritornare allo stato di riposo. No, non è vero, non è questa la motivazione. Questo non è dovuto alla lentezza dei rebbi, cioè alla meccanica, quanto piuttosto ritengo ad un accumulo di inchiostro richiamato da questa fase che va ad esaurirsi, perché i rebbi sono molto, dopo ve lo farò vedere con una ripresa ravvicinata, sono molto elastici, il pennino è veramente molto elastico, quindi da questo punto di vista io sono certo che non dipende da questo. Io continuo a metterla alla prova in tutta la difficoltà che può generare un pennino utilizzato male, ma del resto è anche il modo migliore per saggiare cosa può fare un pennino flessibile. Questo lo è per davvero, perché guardate, dal sottile che sto facendo, veramente molto, molto bella da questo punto di vista la calligrafia. Molto bella, decisamente, una bella penna. Vi dicevo, lo attribuisco più ad una questione di flusso. Vedete? Il pennino è già tornato, io lo sento perché ci sto scrivendo sopra, sento che è già tornato in quiete, ma c'è un po' di inchiostro ancora, un po' di sovrabbondanza in questo frangente, cosa che se andiamo ad analizzare, e l'ho fatto proprio per me e per voi, nelle prove comparative, ecco, per esempio qui sto provando la calligraphy con un altro inchiostro, per esempio, veramente molto bello, questo è il Midnight proprio della Montblanc. Ecco, se lo comparo a quello della Astura, che è un pennino calligrafico puro, calligrafico proprio perché ha anche dei requisiti di taglio particolari, vedete come è molto più lesto nel ritornare allo stato di quiete, cosa che invece sulla calligrafy c'è una sorta di pigrizia, ma non tanto dei rebbi quanto proprio dell'inchiostro. Del resto, se vogliamo una penna che scriva, qui l'ho provato per esempio con il Pelikan, il 4001, il Brilliant Brown, se vogliamo una penna che per l'appunto passi da un extra fine ad un bold come questo, del resto dobbiamo garantirci un afflusso di inchiostro notevole, cioè quello deve essere a punto, altrimenti succedono le problematiche che accompagnano ottime penne, come mi ricordo per esempio aver presentato il pennino Falcon, quello FA che monta la serie Custom, che purtroppo ci lasciano a piedi, e talvolta succede sulla Platinum, talvolta succede su altre penne importanti, perché il flusso, la richiesta di flusso non è copiata così bene e quindi si creano binari. Qui potete premere effettivamente, vedete che razza di copertura? Dopo ve lo faccio vedere da un tratto, chiamiamolo così, extra fine, un tratto EF. Io credo che se vado a misurarlo con un pennino stab, come posso avere montato qua, insomma una penna con lo stab ce l'avrò, questa è una cartaccia, guardate, questo è il pennino 1.1 della Lamy, è più stretto, questo è l'1.5 Montegrappa, direi che ci siamo, arriva qua, sarà un 1.4, un 1.3, insomma è un valore di tutto rispetto.
Però una penna, insomma, con un pennino così bello non può prescindere da una carta altrettanto di qualità. Allora me la provo ehm, sulla Fabriano Ego, che è una delle carte che preferisco di più. Vi ricordo la carta quadrettata, perché c'è anche il blocco bianco che non è la stessa identica cosa. Proviamola qua. È veramente molto molto bella. Su una carta come questa dà e offre decisamente il suo meglio. Proviamo, come vi ho detto, inclinata. Sembra di avere tra le mani due penne diverse. Utilizzata così, per esempio, vi dicevo, col pennino piatto frontale, ci offre un tipo di scrittura. Vado a inclinarla un pochettino e sembra un'altra. Ovviamente un po' di mano serve, non è una penna intuitiva, è una penna molto bella, un pennino che, vi ho detto, calligrafi, eh sì, è un pennino calligrafi, non è il pennino flessibile, non è un pennino flex, non è è un pennino calligrafico, è in grado di dare tante soddisfazioni a chi avrà voglia di metterlo alla prova anche con delle variazioni, vedete, possiamo scrivere in grande, in piccolo, come vogliamo. Extra fine. Molto bello. Molto bello. Andiamo a vederlo un po' più da vicino e commentiamo le immagini. Cominciamo dal Fabriano Ego. Molto bella la pienezza del tratto. Vi dicevo, sembra di avere due penne stilografiche fra le mani, perché guardate a seconda di come lo inclino, se lo tengo frontale oppure appena coricato, vedete come cambia anche il pennino stesso. Un'altra prova. Questo è in maniera frontale, quindi così. Questo invece in maniera inclinata. Sono un po' scomodo nel scrivere, ecco, però, giusto per farvi vedere. Un extra fine, un pennino flessibile. Questa è la prova che avevo fatto per esempio col Pelikan, nel quale vi avevo mostrato come con un inchiostro diverso, perché poi la risposta ovviamente è diversa a seconda dei vari inchiostri, si passi da un tratto extra fine, guardate, questo qua sarà almeno un 1,5 come tratto, questo è assolutamente un tratto 1,5, ecco, sono davvero scomodo, quindi non parte perché sto facendo le acrobazie per mostrarvi. Non era questo che volevo mostrarvi, ma era questo. Qui l'ho messo un po' a confronto anche con qualche altro pennino. Questo è sempre il pennino Montblanc Menchertook, eccolo qua, della Calligraphy, con l'inchiostro Montblanc. Questo che vedete sotto è quello della Falcon,
che è un pennino sì extra fine, ancora forse più sottile come tratto di partenza, ma non arriva certamente a questo corpo. E poi abbiamo quello di cui vi parlavo prima, dell'Astura, la Astura che è un pennino calligrafico quasi in purezza, flessibile, come vedete è molto più pronto, questa è ancora la nostra Mont Blanc, molto più pronto nel ritornare allo stato di quieto. Ecco, questa è la prova invece che abbiamo fatto sulla carta, questa un pochettino più ruvida, come vedete c'è un modo di, è stato un po' all'asciutto questo pennino, un modo di scrivere che è ancora diverso sulla carta, perché è una carta che certamente ha una ruvidità diversa e quindi anche tratta il pennino in maniera diversa, lo abbiamo visto quando ho analizzato un po' di carte. In conclusione, è una penna molto bella, guai se non fosse così, ci mancherebbe, anche perché insomma è una penna che si è presentata al pubblico come una penna calligrafi, una penna particolare, quindi c'erano molte aspettative ripagate. Non vi nascondo che continuo a scoprire un pochettino la penna, non è intuitiva, ve l'ho detto e lo ripeto, credo che abbia ancora molto da, anzi, mettiamola così, credo di avere ancora molto da apprendere sull'utilizzo di questo strumento, l'ho vista in mano a mani capaci ed è veramente uno strumento quasi di precisione, veramente molto bello. Staremo a vedere, ed è una domanda che ci poniamo un po' tutti, se resterà un'edizione limitata oppure se, visto il successo, sarà un'edizione limitata ripetuta, cosa un po' strana, ma insomma non sarebbe la prima nella storia. A voi tutti amici grazie, vi aspetto alle prossime video recensioni. Ciao a tutti da Marco.